amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro, vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso passiamo alla lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Troviamo subito questo bellissimo quadrifoglio, quindi vuol dire che la settimana si apre con tanti buoni propositi e anche situazioni e cambiamenti importanti da cogliere al volo, quindi è vero, può saltare fuori una nuova possibilità, una sorpresa, magari delle nuove speranze, fiducia, ottenere un risultato, una ricompensa o soddisfazione. Soprattutto nelle questioni strettamente personali, magari anche a livello di relazione. Io ci aggiungerei, visto la presenza della stella, come area di rinnovamento e speranza per il futuro, quindi nuovi obiettivi o degli obiettivi che avete nel corso, quindi in fase di sviluppo, possono subire una nuova spinta. Una nuova spinta in avanti, magari sentirsi un po' più carichi, più ispirati, più positivi. Infatti questa carta porta a quel rinnovamento in senso di ottimismo. Ovviamente loro consigliano di cogliere questa bellissima energia e anche opportunità che possono saltare fuori, ma di riflettere attentamente per non rischiare di perdere delle occasioni interessanti. Quindi la torre ci dice: fermi tutti, cerchiamo di valutare, di prepararci, poi soprattutto se alcune cose richiedono l'avere a che fare con il lavoro, degli obiettivi pratici, magari abbiamo bisogno di adottare delle strategie, di valutare questioni legate al denaro, alle questioni burocratiche, eccetera. Quindi a maggior ragione meglio fermarsi e prepararsi come si deve. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario. E abbiamo un pochetto anche quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso passiamo all'ambito amore. Ambito amore, coppia single, è ovvio che potete adattare questa lettura anche a situazioni legate all'amicizia e alla famiglia. Troviamo come prima indicazione l'aquilegia. Ecco, questa parla di armonia, di compimento, di soddisfazione, anche il muletto effettivamente ricalca questa energia positiva. C'è anche un'indicazione importante che nelle situazioni più difficili troviamo una ripresa della comunicazione, di una serenità o felicità ritrovata, di perdono, di riequilibrio di ciò che magari poteva essere un po' compromesso. E poi infine troviamo il rododendro. È ovvio che è vero, bisogna essere positivi, bisogna essere costruttivi e ci sono anche delle belle situazioni, però il rododendro ci fa capire che comunque su alcune cose magari dobbiamo evitare di essere o troppo pretenziosi o troppo rigidi, quindi va bene accogliere, aprirsi, diciamo, però di fare anche attenzione a non eccedere, ma vale anche al contrario, nel senso che va bene che alcune cose possono migliorare e quindi possiamo cogliere delle opportunità positive, però come abbiamo visto nelle situazioni proprio di energia principale, meglio essere prudenti, meglio non eccedere, forse perché ci possono essere degli impedimenti a livello esterno, oppure magari dobbiamo ridimensionare un po' le nostre aspettative riguardo a propositi,
progettazione di un qualcosa. Vi ricordo che essendoci la carta della stella può riguardare tutti i tipi di progetti possibili e immaginabili, per alcuni di andare a convivere, gli altri di comprare una casa o di programmare un viaggio o anche nel piccolo un'uscita, una gita, eccetera, una cenetta, quindi qualsiasi tipo di progetto. Ovviamente è vero, potrebbe esserci qualche impedimento, quindi di valutare attentamente, quindi di pianificare e programmare con cura. Adesso andiamo ovviamente a vedere per i single che effettivamente programmare con cura e portare attenzione a nuovi sviluppi di vecchie situazioni oppure anche a una nuova conoscenza che in realtà potrebbe essere una bella sorpresa abbastanza interessante, però loro invitano comunque alla prudenza. Per le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze troviamo la carta della costanza. Ecco, questa ci parla proprio di perseverare, di continuare, di essere paziente, magari pur essendoci alcune belle opportunità e degli ottimi risultati, forse possiamo ben sperare in qualcosa di più, oppure magari alcuni risultati hanno bisogno di tempo per maturarsi ulteriormente e quindi ecco qui che rientra un po' quel concetto di pazienza e di costanza nel portare avanti le cose. Come dicevo, alcune cose si vedono già adesso, infatti l'allegria indica felicità, liete notizie, anche questa legata ai viaggi, agli spostamenti, alle soddisfazioni in senso lato e soprattutto una stabilità nelle questioni lavorative e pratiche. L'ammalato ci fa capire che o in alcune circostanze comunque stiamo chiedendo troppo a noi stessi, allora abbiamo bisogno di staccare la spina, di riposarci un attimino, oppure semplicemente dobbiamo fermarci a valutare, pensare, riflettere e pianificare. E come vedete ritornano un po' più o meno le stesse energie che abbiamo visto sin dall'inizio. Magari è da valutare, è vero che bisogna continuare, perseverare, però occorre una buona gestione di se stessi, delle proprie energie a livello psicofisico, degli impegni e anche gestione del denaro, soprattutto se state valutando degli investimenti, soprattutto se volete avviare un qualcosa di nuovo o migliorare degli aspetti della vostra vita lavorativa, e allora ecco che ci vuole ancora più attenzione e cura, altrimenti con l'ammalato sì, rischiate magari veramente di bloccarvi e di fermarvi perché ci sono delle cose che non avete attenzionato nel modo giusto, e io dico anche per chi è alla ricerca di lavoro. È vero che ci possono essere delle novità interessanti, però prima di accettare valutate, leggete, chiedete, informatevi per bene, perché magari potrebbe esserci un qualcosa che non si avvicina a quello che desiderate e alle vostre aspettative. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, il lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!